Oggi siamo qui con questo microfono scheda audio registratore della XVIV che si chiama XV1R. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi stiamo testando questo microfono registratore scheda audio e chi più ne ha più ne metta della XVIV, e per questo ringrazio ovviamente i ragazzi di XVIV per avermelo inviato, e voglio parlartene perché fa veramente tantissime cose. Prima di iniziare a entrare nel video e spiegarti tutte le 1000 funzionalità, unboxing. Ok, ora che hai visto nel dettaglio questo oggetto e ciò che esce dalla confezione, voglio provare a raccontarti un po' di cose. Ok, io ho come al solito i miei appunti qui perché devo raccontarti veramente tante cose. Qualità audio. Allora, questo registratore, scheda audio microfono, arriva fino a 32 bit floating point, ovviamente però puoi anche registrare 24 bit 96 kHz. Che vuol dire 32 bit floating point? Ci ho fatto anche un video dove te lo spiegavo, però provo a riassumerlo velocemente, che per chi lavora da solo ed è alle prime armi, avere la possibilità di non dover settare il volume in fase di registrazione, ma di regolarlo in post-produzione è una cosa meravigliosa. Quindi non c'è pericolo di andare in clip, non c'è pericolo di essere troppo bassi perché puoi regolare il volume in post-produzione. In questo momento io sto registrando a 32 bit floating point, quindi semplicemente ho premuto rec, via, basta, non mi preoccupo di nulla. E questa è veramente una comodità. Se ne può fare a meno? Beh, certo, assolutamente sì. Finora abbiamo fatto senza, possiamo continuare a far senza. Quindi, se sei già un professionista, sai come settare il gain, eccetera, eccetera, non hai nessun tipo di problema. Ma se sei alle prime armi, sei da solo o vuoi semplicemente renderti la vita più semplice, il 32 bit floating point è veramente ottimo. Bene, chiarito questo. Questo registratore, come vedi, sta registrando in questo momento dallo stesso registratore con questi due microfoni stereo in posizione XY, come puoi vedere dal disegno, ma l'hai visto anche dall'unboxing. Quindi in questo momento io sto utilizzando questi due microfoni. Benissimo. Ha degli effetti, ok? Ha 4 effetti questo registratore che puoi attivare o disattivare a tuo piacimento. Ha un low cut. Il low cut serve in situazioni dove ci sono dei rumori nella fascia bassa della frequenza sonora, ad esempio rumori di condizionatore, rumori di massa, tutti quei rumori che si annidano in frequenze così basse dove non c'è la voce. Tu con questo filtro low cut puoi tagliarle ed è molto comodo, puoi decidere se attivarlo o meno. Secondo effetto, perdonami, sto leggendo, è un gate. Il gate serve per andare a tagliare tutto ciò che non è voce, quei rumori che hanno un volume più basso rispetto alla voce e che puoi decidere di non fare entrare nella registrazione. Occhio a usare il gate perché una regolazione eccessiva del gate ti distrugge la registrazione. Ha un compressore utilissimo perché ti aiuta a regolare i livelli audio della registrazione e ha un limiter che serve a non far andare in clip la registrazione, ma ovviamente se registri a 32 bit floating point il limiter viene disattivato perché non c'è assolutamente bisogno, visto che non puoi andare in clip neanche se tu urli al massimo della tua voce. Ok, bene, questa prima parte te l'ho detto. In questo momento stai vedendo questo registratore scheda audio microfono montato su un braccio della Elgato, tra l'altro trovi il video qui sul mio canale, ma non è tanto questo che volevo dirti. Volevo dirti che sulla parte posteriore ha una vite
la possibilità di avvitarlo, come vedi, su qualsiasi cosa, quindi su una macchina fotografica, su un braccio, su un'asta, su un treppiedi, su uno stativo, dove ti pare, ok? Non c'è nessun tipo di problema e questo è comodissimo, fidati che è veramente una cosa molto comoda. Registra su scheda di memoria micro SD fino a 128 giga. 128 giga è tantissimo. Io ho rifatto questa registrazione prima per una problematica e un video di circa 15 minuti era 140 mega. Niente. Quindi pensa ad arrivare a 128 giga. Ok? Cioè tutta la vita. Quindi puoi anche non comprare una micro SD da 128, puoi prendere anche da 64 o da 32, perché ti durerà comunque tantissimo, ma non risparmiare sulla micro SD, perché la micro SD è la scheda che salva il tuo audio. Se compri una micro SD da 2 lire, c'è la possibilità che il tuo audio venga perso, si perda, non si registri bene, eccetera, eccetera. Ok? Quindi non devi comprare per forza la migliore micro SD del mondo, ma sicuramente non prendere la peggiore. Ok? Visto che il costo si è abbassato, magari ti lascio il link in descrizione della micro SD che ho comprato io. E non mi ricordo se è a 128 o 64, vabbè, ti lascio il link in descrizione. Una cosa a proposito della registrazione è questa, ma non è un problema di questo dispositivo, ma in generale di tutti i dispositivi elettronici di un certo tipo, che arrivato a 4 giga si ferma e ricomincia la registrazione. Anche le macchine fotografiche arrivate per esempio a 30 minuti di registrazione si fermano e ricominciano. È un problema di gestione, è un problema di memoria interna, di allocazione di memoria nella gestione di file così grossi. Ma ti assicuro che per arrivare a 4 giga ce ne vuole. Cioè Che registrazione? Di quante ore la devi fare sta registrazione per arrivare a 4 giga? Secondo me non ci arrivi, però te lo volevo dire per completezza di informazione. Ha la porta USB-C qui sulla parte inferiore, comodissima, ovviamente è attuale, è comodissima, ma ti dico di più. Quella porta USB-C è comoda anche per alimentarlo, perché in questo momento tu lo stai sentendo alimentato a pile. Ci sono 2 batterie AA che promettono fino a 12 ore di registrazione. Non ho mai testato 12 ore di registrazione, ma probabilmente è così. Ho motivo di crederlo, insomma, perché ha una buona gestione delle risorse insomma, delle batterie. La porta USB-C, ti raccontavo, che può essere utilizzata non solo per collegarla al computer e scaricare i file, quindi senza dover togliere la micro SD, eccetera. Cioè, comodissimo, attacchi USB-C e scarichi i file. Ma può essere usata anche per alimentare, ok, questo registratore, quindi lo tieni attaccato al computer, lo tieni attaccato a una presa a muro, lo tieni attaccato a un power bank. Tra l'altro, quando lo attacchi USB-C al computer, lui ti dice che cosa vuoi fare, vuoi scaricare i file o vuoi usarlo come scheda audio? E tu puoi usarlo anche come scheda audio, perché come ti raccontavo, questo qui non solo è un registratore digitale, è anche un microfono, perché stai sentendo, questo stiamo riprendendo dai suoi microfoni AXY, ma è anche quindi una scheda audio. Ok? Ed è comodissima perché è una scheda audio di tutto rispetto. Ok? Sul suo corpo, destra e sinistra, ha l'uscita cuffie, che in questo momento sto utilizzando io per un ascolto in tempo reale, senza latenza, ed ha anche il volume cuffia, quindi puoi alzare il volume, non devi accontentarti del volume basso che di solito questi dispositivi hanno. Quindi attacchi le cuffie e puoi regolarti il volume. Dall'altro lato c'è l'ingresso microfono, quindi con un adattatore, ad esempio XLR da un lato e TRS dall'altro, tu puoi utilizzare un microfono di qualsiasi tipo, ok? Sicuramente meglio dinamici in questo caso. Utilizzi quel tipo di microfono e hai risolto. E puoi avere una fonte esterna, quindi hai il microfono in mano che parli, eccetera, eccetera, e questo qui sta in tasca perché ha il tastino hold per bloccare i tasti, in modo che anche se lo infili in tasca non succede niente, non interrompi la registrazione. Ed è molto comodo perché non avendo manopoline analogiche, ma solo tastini digitali, nel momento in cui premi il tasto hold, lo metti in borsa, in tasca e c'hai il microfono in mano e registri in maniera tranquilla. E quindi è comodo, ingresso e uscita sul suo corpo è veramente, veramente comodo. Sulla parte anteriore in basso qui ha un piccolo speaker, veramente molto piccolo, per ascoltare al volo qualcosa, quindi non aspettarti chissà quale qualità, ma per un ascolto al volo ha questo piccolo speaker che può essere comodo. Credo di averti raccontato tutto, può essere? Sì, penso veramente di averti raccontato tutto, incredibile. Quanto costa questo gioiellino? 99 euro. Io ti lascio il link in descrizione perché spesso il prezzo va in sconto, offerta, eccetera, eccetera. Quindi ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa tenere sotto controllo il prezzo. Che cosa ne penso?
Credo che dalle mie parole tu abbia compreso quanto questo affarino suoni veramente bene. È versatile, è comodo, è pratico, è piccolo, è leggero ed è economico. Tutte motivazioni che secondo me fanno propendere per l'acquisto, dovrebbero farti propendere per l'acquisto. Ultimamente stanno uscendo tanti registratori che fanno questo e soprattutto a 32 bit floating point, questo qui costa meno rispetto agli altri. E la qualità audio la stai ascoltando. Io per tutto questo video non ho fatto altro che utilizzare i microfoni di questo registratore. Sto registrando proprio sul registratore, dopodiché lo attacco al computer, mi scarico il file audio, porto tutto a meno 14 LUFS e ti pubblico il video. Quindi non sto applicando nessun tipo di effetto, proprio per farti sentire l'audio pulito. Ovvio che in post-produzione, se tu applichi degli effetti, puoi ottenere ancora di più. Fammi sapere nei commenti qui sotto se questo prodotto ti piace, è interessante, eccetera, eccetera, ma fammi sapere anche se vuoi altri video su questo prodotto, perché ad esempio potrei farti vedere come utilizzarlo collegandogli il microfono, come utilizzarlo come scheda audio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Basta, penso di averti raccontato tutto, video lunghissimo, come al solito quando inizi a parlare non la finisco più. Grazie mille, aspetto i tuoi commenti e noi ci vediamo settimana prossima.